Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Uscire in bicicletta d'inverno con i primi freddi, le prime nebbie è veramente un'impresa e certe volte ci chiediamo chi ce lo fa fare. Bisogna essere fortemente motivati e a volte, devo dire la verità, siete proprio voi con i vostri commenti a darmi gli spunti, a darmi la vera motivazione. Una me l'ha data ultimamente Fabrizio, che mi ha contattato dicendomi che la sua batteria nella e-bike non ha la stessa resa, la stessa performance dopo quando ha superato il 50%, e devo dire che è un'impressione che molti hanno. E questa giornata di novembre è perfetta, meravigliosa per provare con un po' di freddo e tanta umidità cosa riesce a fare il mio Bafang con la batteria a solo il 50% di carica. Per questa prova ripercorro un percorso che spesso utilizzo per i miei test, un anello di circa 25 km sui Colli Euganei, partendo dal castello di Este. La batteria segna 55%, a zero il parziale del contachilometri, start anche al tracciamento GPS del percorso nell'orologio e si parte. Approfitto di questo trasferimento, di questo tratto pianeggiante fino a Baone, prima di affrontare le prime salite sui colli, per parlare un po' di batterie. Le batterie che vengono montate nell'e-bike sono pressoché tutte al litio e sono di varie dimensioni e watt-ora, da 200, 300, 400, 700 e anche oltre. Attenzione, i watt-ora non esprimono la potenza, bensì l'autonomia, l'energia che contiene. La potenza è sempre data dal motore, mentre appunto la capacità viene espressa in ampere, che è un altro dato importante come il voltaggio del motore. Per calcolare i watt-ora basta moltiplicare infatti gli ampere ora per il voltaggio. Ad esempio la mia batteria ha 17,5 ampere, è a 48 volt, quindi 17,5 per 48, la mia batteria ha un'autonomia di 840 watt-ora. In questo tratto, questo trasferimento, essendo asfaltato e soprattutto pianeggiante, risparmio la batteria e quindi l'assistenza è a zero e vado di muscolare. Parlando sempre di batteria, un'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione, soprattutto se ci muoviamo d'inverno, sono le temperature. Infatti la temperatura incide molto sulla durata della batteria e quando siamo in temperature vicine allo zero possiamo avere una perdita del 10-15% della durata della batteria. Quando si fanno queste prove di durata della batteria, ovviamente non bisogna per niente avere fretta. Bisogna fare uno vero switch mentale. Oggi, con almeno 3 salite veramente molto impegnative che mi attendono, bisogna utilizzare soprattutto la testa. Alla fine di questo video inserirò anche il tracciato fatto con Relive con tutta l'altimetria. Tra poco inizierà una prima rampina molto tecnica e scivolosa e quindi lì dovrò certamente scendere e già qua dobbiamo aumentare di sicuro la potenza della nostra e-bike. Questa è la rampina molto difficile e infatti dobbiamo farla a piedi perché il terreno di questi giorni con la pioggia e il fogliame rendono veramente viscido salire e le scaglie sotto sono veramente lisce. Questa è la discesa, così respiriamo un po' e respira anche la batteria.
Parlando ancora delle nostre batterie a litio, diciamo che normalmente sono garantite per 500 cicli di ricarica o 3 anni di vita, poi ovviamente iniziano a perdere di efficacia. Un'altra cosa, le batterie possono essere ricaricate anche parzialmente e quando si vuole, perché le celle Li-ion infatti non hanno l'effetto memoria che era tipico delle batterie al piombo. Adesso abbiamo una bella lunga discesa. Per cercare di risparmiare il più possibile la batteria, tenendo conto che ho solo il 50% di carica, utilizzo la batteria come fosse una muscolare, sfruttando al massimo tutti i rapporti a disposizione, e solo quando lo sforzo inizia ad essere troppo elevato inserisco il primo livello di assistenza e poi se non è sufficiente il secondo e così via. Microassistenza e scollinamento. Ecco, noi praticamente dovremmo andare là in fondo al pianoro. Discesa. Una volta attraversata la strada si va per questa via Poiane, è un po' un classico qui dei colli, e diciamo che questo tratto è ancora abbastanza semplice, e dopo inizierà invece la vera salita, la vera difficoltà. E qui adesso inizia la vera difficoltà. Mettiamo 2 e vediamo se riusciamo ad arrivare fino alla fine di questa salita. Il 22% scollinato. La batteria prima è scesa anche al 22%, adesso in questi pochi minuti che sono stato fermo è tornata al 40%, 9,8 km in 56 minuti. Questa non era che la prima delle salite, adesso mi aspetta una più semplice ma molto lunga anche questa, e quindi lì vedrò appunto se sia il caso di continuare oppure prendere, diciamo, una discesa che mi porti velocemente al punto di partenza. Mi fermo per riprendere un po' di fiato, e chi pensa che con la bicicletta elettrica non si fa fatica lo invito a guardare questo video. Una delle salite più impegnative l'ho superata, e quindi diciamo che potremmo anche pensare di sicuro di affrontare questa seconda. Ecco, non so se la terza ce la faremo. Certo che utilizzandola in questo modo si fa proprio un bel allenamento, perché appunto si sale praticamente sempre dando la priorità al muscolare in base ovviamente al proprio fisico, alla propria preparazione atletica, e dopo quando vediamo che effettivamente almeno io non ce la faccio più, allora aumento l'assistenza. Questo penso sia l'unico modo per cercare di affrontare un giro impegnativo come questo. Ecco, infatti questo è un piccolo strappetto, io ho lasciato l'assistenza al minimo, però qua si è inserita, sto salendo
in assistenza 1 per questo piccolo scollinamento che però si fa sentire nelle gambe. Batteria scesa al 25%, cerco di compensare con il giro dei pedali, quindi col muscolare, in modo di abbassare l'assistenza del motore. Qui siamo al Monte Fasolo. Un piccolo accorgimento: se si vuole risparmiare batteria quando si è proprio ai limiti, come in questo caso, cerchiamo di partire addirittura senza assistenza e poi solo quando la bicicletta è in movimento inseriamo semmai l'assistenza. Questo perché il motore consuma ovviamente di più proprio nel momento iniziale, quando deve dare la spinta iniziale, lì brucia molte delle sue energie. E adesso avremo una bella lunga discesa per recuperare. Assistenza 1, 34% mi indica la batteria, è un piccolo strappetto che comunque, se facciamo in maniera leggera, senza fretta, dovremo superarlo abbastanza agilmente. E poi lunga discesa fino a Valle San Giorgio. Ed è qui in questa discesa che probabilmente oggi segnerò la mia velocità massima. E adesso qui bisogna fare alcune valutazioni, perché prima di affrontare la salita di sicuro più difficile, una tra le più difficili su asfalto che ci sono qui sui Colli Euganei, sono da affrontare un paio di tornanti, quindi un paio di tornanti più questa salita impossibile detta delle grate oppure delle scagliare che portano a Calaone possono portare via veramente tanta energia alla mia batteria, che adesso segna, come abbiamo visto, il 37%, ma eravamo già scesi a un 22%. Aia, brutta sensazione alla ruota posteriore, e infatti è a terra. Ho proprio forato, proverò ad aggiustarla con una bomboletta di quelle fast e vediamo appunto se riusciamo a recuperare, anche perché appunto non sono tanti chilometri. Però vorrei portare a termine questa prova con la batteria e capire se il 50% della carica significa più mezza piena o mezza vuota. Certo che questo imprevisto non ci voleva e comunque fa parte del gioco. Ok, bene, proviamo. Vado per la salita, questa tremenda. Potenza 2. 20%, ecco, questo è un brutto segnale. Come vedete nel display la batteria mi indica un segno rosso, quindi vuol dire che siamo sotto i limiti della batteria. Porto a 1, vedo se riesco a salire ugualmente con assistenza 1. Ho dato un
po' di respiro alla batteria, mi ha riportato a 25-27, ma questa è solo la prima delle 2 rampe che per forza assistenza 2, altrimenti non ce la faccio. Questo è il primo dei 2 scollinamenti. La batteria indica praticamente che la batteria è al limite. Ancora in zona rossa, ormai sono veramente pochi metri prima di scollinare. Però non è finita. Adesso, dopo questa prima discesa, mi aspetta un'ultima salita che metterà alla prova questo residuo di batteria. Piccolo falso piano, il motore dà qualche segno di sgancio, sono riportato nella marcia d'assistenza 1 in modo da non sfruttare quasi per nulla l'assistenza. Scollinato. E adesso inizia la lunga discesa verso est. Tirando le somme, batteria dell'e-bike al 50% è mezza piena o mezza vuota? Per me è mezza vuota. Bene, seppure con qualche imprevisto, eccomi arrivato al punto di partenza, il castello di Este, da cui ero partito questa mattina. Il display segna 23,2 km e la batteria segna un 24%. Tenendo conto che questa mattina segnava sui 50-55% e adesso siamo al 24%, vuol dire che ho consumato circa un 30% di batteria. E devo dire che il 30% in realtà è nella media di quando faccio questo giro. Certo che un conto è partire dal 100% e arrivare con 70%, è un conto partire dal 50% e vedere l'energia ridotta a un lumicino. Comunque questo risultato l'ho ottenuto facendo molta attenzione ai consumi della batteria. Scrivetemi nei commenti anche le vostre esperienze con la durata della batteria. Vi lascio il video di relive del percorso con il dislivello complessivo. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.